una supercar? Pensateci un attimo, al giorno d'oggi non è più così facile rispondere a questa domanda rispetto a qualche anno fa. Ormai ci sono comode berline 2 volumi a 5 porte con quasi 400 cavalli. La tecnologia, quindi le prestazioni, sono alla portata di sempre più persone. Ma allora cos'è che rende super una sportiva? Beh, guardatela bene questa nuova McLaren. Si chiama 540C o 570S, a seconda del livello di potenza del motore, 540 o 570 cavalli. Ed è la McLaren meno costosa che possiate comprare. Ma di prezzi parliamone dopo, perché c'è da dire che, pur essendo la meno cara delle sportive stradali costruite dalla scuderia inglese di Formula 1, non è la più piccola. È lunga 2 cm in più della 650S, quindi sempre poco più di 4,5 metri. Ed è questo indizio che fa capire quanto sia speciale la nuova Baby McLaren, perché sotto questa carrozzeria verde sparato, che è il colore che sceglierei, è sportivissimo, c'è la stessa monoscocca in fibra di carbonio della sorella maggiore, seppur modificata sui lati per poter salire e scendere più comodamente, ma comunque sempre in grado di ridurre alla grande il peso totale dell'auto, poco più di 1400 kg, che in condizioni reali di marcia vogliono dire anche fino a 200 kg in meno rispetto alle principali concorrenti. Secondo me comunque la 540C e la 570S sono delle supercar non solo per il telaio in carbonio, che ancora pochissime sportive hanno, ma è anche una questione di look, di estetica. Le porte, tanto per cominciare, si aprono verso l'alto, ad ala di farfalla o a diedro come le chiamano in McLaren, con un meccanismo che è uno spettacolo, oltre che fantastico per lo spazio che offre per infilare le gambe. E in generale la macchina sembra una creatura acquatica, ha forme levigate, superfici lisce, linee arrotondate, ci sono poche nervature, pochi spigoli. Mi piace molto l'idea di dare un design morbido ad un'auto in grado comunque di andare a 328 all'ora o di fare lo 0-100 in 3,2 secondi e lo 0-200 in 9,5 secondi nel caso della 570S che sto guidando. Il che significa questo: procedura launch control, telaio e powertrain in track, tasto active, tasto launch, piede sinistro sul freno, giù tutto, via. Il motore gira fino a 8500 giri, anche se la potenza massima è a 7500 giri, e nonostante sia turbo è bello sciolto, allunga bene. E poi il sound, ve lo faccio sentire. Purtroppo non posso descrivervi il comportamento ad alta velocità, perché pur essendo a Portimao non ho potuto guidare in questo circuito che io adoro, come già sapete se avete visto altri miei video girati qui. Questa volta il tracciato era impegnato per una sessione di prove. Peccato, perché le prestazioni e le sensazioni di guida al limite di una macchina così si possono raccontare solo in pista, dove tra l'altro molti di quelli che se la compreranno andranno per divertirsi al 100%. Avendo però guidato solo su strada mi sono fatto un'idea molto precisa sull'usabilità, sulla sfruttabilità di questa McLaren, studiata appunto per un uso più stradale rispetto alle sorelle maggiori. Prima di tutto la posizione di guida, che è perfetta perché i montanti sono stati arretrati e inclinati, e quindi il parabrezza è come se fosse curvo e non ho angoli ciechi nel fare le curve, che su una sportiva è importantissimo. E poi l'ergonomia generale, pochi tasti, poche leve, con un design che fa sembrare di essere in un film di fantascienza, e una giusta modernità, come l'infotainment centrale messo in verticale, come siamo abituati ormai con gli smartphone e i tablet, e tante piccole comodità come 3 telecamere, 3 prese USB o il sistema che alza idraulicamente il muso della macchina, per esempio per non toccare sulla rampa di un garage. L'altra cosa che salta subito fuori guidando è l'assetto. Qui non c'è più il circuito idraulico della 650S e della P1 che collega diagonalmente i 4 angoli della macchina per controllare i moti di cassa, rollio e beccheggio, ma ci sono barre antirollio metalliche che lavorano con la regolazione elettronica degli ammortizzatori. E devo dire che in posizione normal, ma anche in posizione sport dell'assetto, non è una sportiva estrema, ma respira con la strada, va a ritmo con le buche, con gli avvallamenti, con i dossi, ma in controfase, davvero notevole. Come direbbero gli inglesi, technically very competent, molto competente tecnicamente, come un ingegnere. E il bello è che si può sempre disaccoppiare le regolazioni dell'assetto, anche in modalità estrema track, da quelle del motore e del cambio, che a loro volta hanno 3 posizioni.
N, S e T. E questo significa che, ad esempio, potete tenere un assetto non troppo rigido su un asfalto non perfetto, ma continuare a divertirvi ad avere un setting aggressivo di motore e cambio. Parlando ancora del motore, abbiamo detto 540 o 570 cavalli e un'evoluzione del 3008 V8 biturbo della 650S della P1, modificato principalmente nell'aspirazione, nello scarico, negli alberi a camme, ha dei turbo meno spinti e una calibrazione elettronica per renderlo più lineare, più progressivo, più pronto in basso e anche più reattivo quando l'acceleratore non è premuto a fondo. D'altronde 600 Nm sono davvero tanti. Non mi ci abituo mai, anche se di motori così copiosi ne ho già guidati tanti, ma qui il valore massimo è tra 5.000 e 6.500 giri e quindi, come si dice dalle mie parti, oltre ad essere bello consistente sotto, ha anche una gran bella castagna in alto. Purtroppo oggi il tempo è un po' variabile, si è messo a piovere spesso, quindi non ho potuto sfruttare fino in fondo le prestazioni pazzesche di questa macchina. Ho provato a fare anche un po' il cretino a bassa velocità, fare qualche traverso, ma con questa aderenza non è così facile giocare perché è una macchina focalizzata sulle prestazioni. D'altro canto però ho potuto esplorare la tecnologia, per esempio premendo il tasto Active, l'elettronica decide da sola quali parametri scegliere per le sospensioni, il motore, il cambio, ma io preferisco tenerla in manuale, scegliere io per esempio di tenere in sport sia il telaio che il powertrain e di lasciare in manuale il cambio perché funziona benissimo in automatico come una normale berlina di lusso, è dell'italiana Graziano, è un doppia frizione a 7 rapporti, ma qui è una questione di principio, è velocissimo e poi questo bilanciere ricavato in un pezzo unico dal pieno è veramente spettacolare. Ancora una cosa sullo sterzo perché merita un discorso a parte, è idraulico. Ben fatto McLaren, è una cosa sempre più rara anche sulle sportive, a dire il vero è elettromeccanico come tutte le auto moderne, anche perché qui il comando è a rapporto variabile e quindi è più o meno diretto in funzione della velocità, può anche cambiare il carico volante e la prontezza di risposta. Direi che è fluido, limpido, vi fa capire molto bene cosa state facendo e vi fa sentire sotto la strada come si muove, come è irregolare, come è inclinata. E poi non posso che dire che il volante è perfetto, è piccolo, non ci sono tasti perché qui quello che conta è guidare e poi potete anche scegliere questa bellissima impugnatura in alcantara. Per cui l'inserimento in curva lo fate veramente con il cervello, è telepatico e in uscita non avete un differenziale autobloccante meccanico sulla trazione posteriore, ma un differenziale aperto che lavora con l'elettronica brake steer, una funzione di torque vectoring che vi fa stare dentro la curva senza far pattinare la ruota interna e vi aiuta anche a gestire i sovrasterzi di potenza, anche perché l'ESP è stato sviluppato appositamente con Bosch. Insomma, che bomba questa McLaren, ragazzi! Posso solo dire che il pedale del freno non è così amichevole su strada perché è difficile da regolare nelle frenate. E non mi fa impazzire il nome. McLaren F1, P1, 12C avevano sigle più evocative. Avrei cercato di proseguire su quella strada. La 570S, ma anche la 540C, è proprio una McLaren, e cioè sa muoversi con una calma furiosa. E questa è la definizione che mi è venuta in mente guidandola, sia andando forte, dove ti dà quel sapore di Formula 1 di competizioni, sia viaggiando, dove percepisci che volendo puoi usarla tutti i giorni facendo tanti chilometri, senza problemi, a parte il fatto che con una carrozzeria così vi guarderanno tutti. Il prezzo di tutto questo ben di Dio parte da quasi 165.000 euro per la 540C e da quasi 187.000 per la 570S, il che rende inevitabile la rivalità con l'Audi R8, la Porsche 911 Turbo e la Mercedes AMG GT, di cui potete vedere i video cliccandoci sopra oppure, se state usando smartphone e tablet, cliccando nei link che trovate sotto nella descrizione di YouTube. E iscrivetevi al nostro canale per non perdere le prove di supercar come queste.